La normalità. Che cos'è la normalità? Quando penso alla normalità penso al traffico, la gente che va al lavoro, il sole quiescente o al contrario una giornata cupa e umida. La normalità è un insieme di convenzioni sociali che ci lega a doppio filo con la realtà. Una persona normale, per definizione, dovrebbe essere quella che manda avanti la propria vita, seguendo degli schemi per l'appunto normali. Per intenderci, prosegue gli studi, si laurea, trova un lavoro, si crea una famiglia e dopo anni di servizio come ciliegina sulla torta invecchia e si gode gli ultimi anni di vita. Esistono però molte persone che in questa normalità non riescono sempre ad includersi, perché magari seguono delle strade diverse, poco chiare alle aspettative che la gente comune può avere. Strade che portano questi soggetti anormali a prendere decisioni che nel caso peggiore li escludono sempre di più dalla realtà e di conseguenza dalla normalità, portandoli a rinchiudersi in un mondo fittizio e virtuale. Certo, ovviamente ci sono molte persone anormali che vivono una vita serena, seguendo comunque delle strade pressoché comuni, perché dopo tutto la normalità è un concetto relativo. Io ad esempio sono solo un ragazzo a cui non piace molto la realtà che vive, ma non perché sia così brutta, ma perché semplicemente magari voglio evadere dalle mie responsabilità, voglio distrarmi ogni tanto dalla realtà, e quindi spesso mi rifugio ad esempio negli anime, nei manga o nei videogiochi. Superata la maggiore età, però, le responsabilità sono aumentate e ammetto che la voglia di evadere da questa realtà è aumentata esponenzialmente. Qualche anno fa un'azienda ha creato un prototipo di un casco che se indossato ti dava l'illusione, attraverso effetti nelle lenti utilizzate, di essere dentro ad un'esperienza virtuale. Recentemente questi visori, per la realtà virtuale, sono iniziati a diventare più mainstream. Ed esattamente il 21 maggio di quest'anno, cioè pochi giorni fa, è uscito l'Oculus Quest. Un visore che sicuramente cambierà l'approccio che la gente comune avrà rispetto a questo concetto di realtà virtuale. Una volta essere anormali, o più semplicemente degli sfigati, voleva dire giocare ai videogiochi, leggere fumetti o avere qualche hobby fuori dal comune. Con il passare del tempo, però, le cose che potevano prima renderti una persona anormale, adesso ti rendono uguale a tutti gli altri. E così come tutte le cose, con il passare del tempo, dei concetti diventano popolari e di conseguenza non più obsoleti e diversi, e la gente ci si abitua. Quello che voglio dire è che ciò che oggi è da sfigati o da persone anormali, domani potrebbe essere la normalità. E seguendo questo esempio, l'Oculus Quest è un visore che potrebbe portare il concetto di realtà virtuale alla portata di tutti, rendendola mainstream. Ho ricevuto il mio visore in questi giorni e la mia normale routine, la mia normale reale routine, è stata leggermente modificata. Ad esempio, posso alzarmi domenica mattina dal letto e direttamente in pigiama entrare in un mondo virtuale, dove posso interagire con altre persone che come me hanno avuto la stessa pensata. Come mi vedi? Con le dita, stai tappando con le dita, stai tappando. Giriamo Godzilla, via, andiamo a girare Godzilla. Ok, andiamo. Arrivo. Facciamo che Godzilla attacca le piramidi di Giza. E quella è la piramide, tu sei Godzilla. Guarda che effetti speciali, Oh no! Best anime battle moment.
La morale di tutto questo discorso è che il virtuale di oggi sarà il reale di domani. Quindi, se per adesso mettersi un casco in testa per distrarsi pacificamente dalla realtà per qualche ora può sembrare sciocco, un domani potrebbe diventare una routine quotidiana e le persone anormali saranno proprio quelle che rimarranno troppo indietro.